Erano anni che non si vedeva una giornata calda e afosa come quella, nonostante fossimo oramai alla fine di agosto. Il detective Edoardo Valiante sedeva nel suo ufficio, attanagliato dalla calura e dalla mancanza di lavoro. Le uniche note lievi erano la bella musica e la dolce Clara, la sua segretaria. Era stata un'estate tranquilla, per cui tutto si aspettava da quella mattinata deserta, fuorché il trillo del campanello. Ma l'esperienza gli aveva insegnato che è proprio in quelle giornate che avvengono i crimini peggiori. Dopo le solite 2 bussate, Clara entrò nello studio. Con permesso, la signorina Ganciano vi stava cercando per una consulenza. Sempre scattante, Clara. Ti sembra il caso di far aspettare tanto una cliente così importante? Puoi tornare alle tue faccende. Prego, accomodatevi. Il vostro nome? Il mio nome non è affar vostro. Non sono qui per le presentazioni. Farei volentieri a meno di gente come lei, ma sono disperata. Non c'è bisogno di scaldarsi. Ditemi come posso aiutarvi. Onestamente non penso voi possiate aiutarmi a trovare un prete nella neve, ma come vi ho già detto, sono disperata. Su via, signorina, non siate drammatica. Raccontatemi cosa vi è successo. Il mio fidanzato è scomparso. È rimasto coinvolto in un brutto giro. Non lo vedo da giorni. Temo gli sia successo qualcosa. Lei deve ritrovarlo e riportarlo da me. Di solito non si invischiava in queste situazioni, e tra l'altro c'era qualcosa in quella femmina che non lo convinceva del tutto. Forse il chiaro tentativo di mascherarsi, forse i gioielli troppo raffinati per la fidanzata di un garzone, ma il suo debole per il gentil sesso aveva colpito ancora. Valiante non era uno sprovveduto e sapeva chi strizzare per avere qualche informazione in più. Un paio di telefonate a qualche vecchia conoscenza gli sarebbero bastate per rintracciare il ragazzo, ma le informazioni stavolta erano più elusive di quanto non si aspettasse. Tutti quei dettagli strani non lo convincevano, per cui adottò tutte le precauzioni del caso. Sapeva comunque come muoversi. Spaventati i conigli e unti gli uomini giusti, gli indicarono la bettola che frequentava solitamente il Loiani, per incontrare qualcuno che lo conosceva meglio, per fare qualche domanda. Il posto puzzava di fumo e vino da poco, ma Valiante aveva visto di peggio. Non aveva l'aspetto di un luogo particolarmente malfamato. Riverso sul suo bicchiere, Paolo, detto il Sangiovese, giocava a carte con il suo compare, il Panocia, in un angolo del locale. Con le sue solite buone maniere, attirò la sua attenzione. Ehi, calma. Che bisogno hai di scuoterlo così? Tu, non ti immischiare. E tu chi diavolo sei? E perché la mia grappa è finita? Chi sono io non ti interessa. Cerca piuttosto di dirmi cosa sai del Loiani. Loki? Giorgio Loiani, il garzone del fornaio. C'è una bambola con il cuore infranto che lo cerca da giorni. Cosa? La ragazza del Farina? Puffa pericolosa. Che intendi? Sarai mica l'unico a non sapere che il Farina se la intende con la figlia di Alfio il calzolaio. Alfio il calzolaio. Per quanto il nome potesse sembrare innocuo, era un gentiluomo che osava riempire i fiumi con i nuovi modelli delle sue scarpe, ai piedi di clienti scomodi. In effetti, c'era qualcosa che non gli tornava in quella ragazza. Orco boia! Stai scherzando, spero! E dove lo trovo? E chi ci dice che possiamo fidarci? Sono l'unico a volerlo aiutare.
Non pensare che gli uomini del calzolaio non si stiano già muovendo. Potrebbe essere persino troppo tardi. E va bene, ma non dirlo a nessuno. Quelli sono dappertutto. Non gli ci volle molto a trovare il posto. A quanto pare il ragazzo si era rifugiato a casa di un parente, in una zona ricca della città. Un ambiente in cui nessuno avrebbe cercato il garzone di un panettiere. Signor Loiani! Giorgio! Ehi ragazzo, fermati un attimo! Chi siete voi? Lasciatemi in pace, sono di fretta. E dove pensi di andare? Non starai scappando? Lo sai che c'è una ragazza con il cuore infranto che ti sta cercando disperatamente? E te chi saresti? Guarda che non me ne frega niente. Quella pazza mi farà uccidere, ma lo sai di chi è figlia. Dovevi pensarci prima di far innamorare una ragazza come quella. Aspetta! Porco boia, sono già qui! Ricordati, ragazzo mio, ricordati, l'amore è un gioco semplice e facile, ma non sempre è. Tu sogni ancora, tu temi ancora, ma sai l'amore cos'è? Ricordati, ragazzo mio, ricordati che le parole baciami, stringimi, fanno poi soffrire. Non credere, non piangere, dimentica, sorridi al tuo destino. La ragazza non era una sprovveduta e non ci mise molto a trovare il suo amore scarsamente ricambiato, steso, a bagnare quell'antica piazza con il suo sangue. Valiante non sopportava di vedere le lacrime di una donna e cercò di consolarla. Sapeva i rischi che correva, sapeva che forse si stava cacciando in un guaio ancora peggiore, ma almeno non aveva lasciato testimoni. O almeno così credeva. Ricordati, ragazzo mio, ricordati